Le facciamo da più di 30 anni, sono sempre loro, ma ogni volta diverse. Sappiamo che alcuni dei nostri clienti li acquistano ogni anno e le collezionano, e questo ci riempie di gioia. Ora è il momento di raccontarvi come creiamo le nostre agende. Ciao, sono Paola della Bottega Fagnola, un laboratorio artigiano di Torino specializzato in legatoria, cartotecnica e restauro di libri e documenti. Visto che è l'oggetto che ogni Natale ci chiedete di più, quest'anno addirittura lo avete iniziato a chiedere a luglio, abbiamo deciso di raccontarvi come realizziamo le nostre agende e in particolare l'edizione online Chiamale per nome. Il lavoro sulle agende inizia dall'interno verso l'esterno. Partiamo con i blocchi stampati e cuciti, preparando la decorazione dei tagli. Per la marmorizzazione prepariamo un bagno speciale, una soluzione viscosa simile alla colla da parati. Su questa superficie lasciamo cadere i colori che rimangono sospesi grazie alla viscosità del bagno. Con una punta creiamo disegni e motivi e i colori, non mischiandosi, si fissano sui tagli dei blocchi carte. Decoriamo il taglio anteriore, taglio di testa e taglio di piede, realizzando pochi blocchi per volta e cambiando costantemente pattern e colori. Una volta decorati, i blocchi, che al momento sono squadrati, vengono stondati leggermente sul dorso per ottenere una curvatura delicata. Aggiungiamo il nostro segnalibro o segnacolo, creiamo delle pile alternate sul tavolo, un punto di colla e li fissiamo. Anche i capitelli sono a metraggio, vengono tagliati su misura e fissati con un po' di colla. Le nostre agende hanno le copertine sempre diverse, questo perché utilizziamo delle stoffe non tanto grandi. È una storia che abbiamo raccontato anche al telegiornale e in altre occasioni. L'idea delle agende è venuta a Luciano quando da bambina mi hanno regalato dei vecchi campionari di stoffe. E quindi nei campionari ci sono dei pezzi piccoli che ci permettono di fare una, massimo 2 agende per volta. Tagliamo le stoffe, le stiriamo e le prepariamo per essere utilizzate per le copertine, foderandole con una carta di grammatura e colori adeguati. Un filo di colla viene passato con il rullo. Una volta incollate, come sempre, un colpo in pressa e lasciamo asciugare. Pronte le copertine, abbiniamo i colori dei tagli alle stoffe scegliendoli uno ad uno. Per le copertine creiamo cartoni imbottiti combinando cartone grigio e gomma piuma, tagliati a misura. Prepariamo tutti i materiali, cartoni per i piatti, cartoncini per il dorso e stoffa di rivestimento e ci organizziamo per incollare.
Le guide e le squadre che usiamo ci permettono di velocizzare il processo e l'uso della macchina incollatrice e rimboccatrice facilita ulteriormente il lavoro. Dopo ogni incollaggio, un colpo in pressa. E le copertine sono finalmente pronte. Su queste realizziamo una stampa a caldo con il nome Bottega Fagnola sul retro e una cornice sul fronte che ci permette di posizionare le etichette. Chiamale per nome è iniziata quasi per gioco 5 anni fa, quando insieme a Giulia Robert, che ci aiuta con la comunicazione della bottega, abbiamo deciso di raccontare le nostre agende online tramite le stories su Instagram. Ci siamo dette che un modo semplice per identificarle, se qualcuno fosse stato interessato all'acquisto, era dare a ciascuno un nome. Modello numero 4, Giuditta. E così, quello che era iniziato come un gioco è diventato pian piano un modo per raccontare storie di donne e dare visibilità a figure magari meno conosciute. La selezione Chiamale per nome è nata così, un po' per caso. Ma oggi è qualcosa a cui sono davvero molto affezionata. Chiamale per nome è un lavoro che prende tutto l'anno. Ma quando mi chiedono ma come fai a raccogliere così tanti nomi? Ci metto tanto tempo. Ogni volta che incontro una mostra, un post, un articolo, un servizio in TV su una donna straordinaria che trovo interessante me lo appunto. E quest'anno sono riuscita ad avere quindi un'ottantina di nomi già individuati e dover facilmente arrivare a 100. Cerchiamo di evitare le omonimie, quindi se ci sono 2 donne con lo stesso nome, semplicemente li racconteremo in 2 annate diverse. E cerchiamo di essere più inclusivi possibile e rappresentare le storie di donne in tutti i campi, anche quelli tradizionalmente maschili. Adesso qui ci sono 99 nomi già stabiliti e cercherò il 100° per la selezione di Chiamale per nome di quest'anno. Vediamo cosa trovo. Dopo aver selezionato le 100 donne per la collezione Chiamale per nome, abbiniamo ciascuna agenda alla sua ispirazione. Prendiamo spunto dal periodo storico, dai colori delle loro opere, se sono artiste, o dalle tinte degli abiti nei loro ritratti. Ogni agenda è accompagnata da un biglietto che racconta la storia della donna scelta. Arriva il momento di assemblare le agende, unendo le copertine ai blocchi e mantenendo gli abbinamenti di colori decisi in precedenza. Ogni copertina viene incollata e controlliamo una ad una che tutto sia perfetto. Ultima fase, le etichette. Le etichette le creiamo di colori e materiali diversi, preparando i vari fogli e fustellandole una ad una. Poi sempre una ad una, a seconda dei colori che abbiamo sulle copertine, vengono abbinate e incollate. Come sempre, incollo, colpo in pressa e lascio asciugare. Ve lo confermiamo visto che ce le chiedete già da mesi. Le agende sono già nel negozio in via San Tommaso.
Le agende sono uniche, ognuna ha materiali e abbinamenti di colori diversi. Ma come possiamo personalizzarle in base alla persona che le riceverà? Adesso ve lo facciamo vedere. Possiamo personalizzare l'etichetta con una stampa a caldo del nome, iniziali, una data, ma anche un soprannome. Lo componiamo sul momento sia in laboratorio che in negozio, carattere per carattere. Un'altra personalizzazione possibile è aggiungere una tasca interna per i bigliettini e un elastico di chiusura, disponibili in vari colori che abbiniamo al rivestimento della copertina. Anche questo viene fatto manualmente, uno ad uno. I pacchetti regalo sono realizzati con la nostra carta. La chiusura è molto semplice. Uno spago, il nostro biglietto da visita, un biglietto che certifica l'artigianalità dell'agenda e il tutto chiuso con una cera lacca. Molto semplice ma efficace. Ecco qui, le nostre agende sono già disponibili in negozio in via San Tommaso e da stasera, martedì 28 ottobre alle 19, saranno in vendita anche sul nostro sito. Potete acquistare le chiamale per nome direttamente online, con la possibilità di spedizione o ritiro in negozio o laboratorio a Torino. Ricordatevi che una selezione speciale delle chiamale per nome, come gli anni passati, sarà disponibile in anteprima per gli iscritti alla nostra newsletter. Ci vediamo presto in negozio o sui nostri canali. Ciao! Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, fateci sapere se avete domande nei commenti qui sotto e seguiteci su YouTube e sui nostri social.